Buonasera a tutti, ciao Andrea, ciao Milena, benvenuti nella rubrica Profumo di carta con la regia di Giuseppe Mosco che è dietro alle quinte. Allora, io oggi ho il piacere di intervistare due scrittori molto famosi che hanno scritto moltissimi libri, non solo, moltissimi romanzi, ma sono anche conduttori di diverse dirette live e quant'altro. Allora, oggi ci parleranno di un romanzo molto molto particolare. Allora, il titolo è Anime ribelli, che già il titolo è tutto, è una cosa che almeno a me, ecco, vediamo la copertina che tra Lo l'altro faccio già secondo me vedere. è bellissima, è veramente bella. È un romanzo particolare in primo luogo perché è scritto a quattro mani, quindi questo è già una cosa che differenzia dai normali romanzi scritti da un solo autore. Io avrei delle grosse difficoltà a scrivere a quattro mani, quindi poi dopo nell'intervista vedremo come avete fatto. È un romanzo gotico, barra fantasy, dal forte impatto emotivo, un romanzo che parte dal passato e arriva al presente. Ma prima di entrare nel merito del romanzo vorrei in primo luogo appunto salutarvi e dare la parola a voi per un saluto ai nostri ascoltatori. Non so chi vuole cominciare per prima, decidete voi. Per cavalleria io faccio partire Milena, come facciamo sulle dirette, che faccio iniziare lei, quindi Benvenuto, lascio a no? lei Siamo l'apertura. donne. Grazie Andrea e grazie Luisa e grazie a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Per me, sinceramente, devo dirti che è un onore stare sul tuo canale e che dire, ti sembrerà strano quando io sono ormai dall'altro lato, ho anche difficoltà nel restare in attesa delle domande. Quindi spero che siano domande facili, di solito lo dicono a Ma me. figurati, per te guarda, di difficile credo non ci sia proprio niente. Grazie Luisa per la stima. Figurati, ma è la verità. Io poi Luisa ti ringrazio, saluto sia te anche Giuseppe che sta in regia, saluto tutti coloro che ci stanno guardando e come dicono nelle dirette, quelli che ci guardano in replica. Ovviamente saluto Milena che ormai siamo sempre coppia fissa che ci accompagniamo l'uno con l'altro con le nostre live, quindi Infatti. do il benvenuto pure a lei e ovviamente poi io sì, faccio poi io stavolta dalla parte dello spettatore anziché dal conduttore, quindi mi fa piacere venire e ti ringrazio per l'invito. Ma figurati, è un piacere per me. Allora, come prima domanda io andrei un po' sul personale. Allora, chi siete? Cioè, parlateci un po' di voi, ma siete davvero due anime ribelli? Noi no. Mm. Diciamo che in realtà, anche se io sembro molto pacata, nell'animo sono ultra ribelle. Ecco, Io una volta ho detto che a me piace fare le regole per poi nello stesso tempo non seguirle. ecco. Però, insomma, fa bene qualcuna averla. Sì, io credo di essere un po' ribelle perché per me non esiste la parola no. Posso impiegarci una vita, ma riesco ad arrivare dove l'obiettivo che mi prefisso. Anche se la strada è tortuosa, posso cadere, però insomma, se posso, la parola impossibile la evito. Brava. Io invece sì, ho molta calma, sono sempre molto pacato su tutto, dopo sì, ovviamente sì, i 5 minuti mi capita pure a me di averli, non è che non ce l'ho. Quindi quando serve all'occorrenza, qualche parolina, se serve fatta bene, si dice. Beh, ma insomma dai, ci vuole un po' di ribellione nella vita, essere proprio così, no, anche io sono ribelle di natura, quindi guarda, lasciamo perdere. Allora, come mai la... Credo che, ti Scusami. aggiungo solo questo, credo che se in ognuno di noi non albergasse un po' di ribellione, non riusciremmo a fare quello che facciamo. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, come mai la decisione di scrivere un romanzo fantasy barra gotico, adesso non so se la definizione è corretta, me lo direte voi, ma come mai questa decisione, insomma? Vai te o vado io? Vai tu, poi ti seguo.
No, abbiamo voluto scrivere questa cosa così per fare una cosa originale e diversa al solito. Quando ci siamo detti più o meno che genere fare, ci siamo orientati un po' sul fantasy, un po' sulla storia, che appunto parte dal passato e arriva ai giorni d'oggi, quindi abbiamo amalgamato un po' di generi messi assieme. In sintesi è questo. C'è un po' di travel, un po' di storico, ma di storico parliamo di genesi, non a livello storico come conosciamo. Ehm, Abbiamo scelto il fantasy perché io, ad esempio, avevo detto di non saper scrivere fantasy. Io vengo dai romanzi storici, poi un po' introspettivi, per poi arrivare a quello un po' psicologico. Quindi il fantasy era quello che mancava. Certo. Quando abbiamo iniziato a scrivere, avevamo detto di scrivere un fantasy e basta. Poi, man mano, si sono aggiunti gli altri generi, perché visto che spaziamo nel tempo, il travel ci stava. Abbiamo utilizzato elementi magici, quindi era un fantasy, e poi il dark per la storia. Ok. Allora, la cover io trovo che sia veramente splendida, è bellissima, almeno a me è piaciuta tantissimo. Mi chiedo intanto chi l'ha scelta e se volete spiegare un attimino ai nostri spettatori che cosa significa questa cover, qual è il significato. Andrea, faccio io. Fai te sì, perché tanto vedi, l'idea è stata la tua, quindi è giusto che hai tu la parola. Beh, vero che l'idea è stata mia, ma è stata condivisa. Quando io, da autrice e anche da lettrice, la copertina deve essere qualcosa che mi deve attirare. La copertina deve parlare, perché se la copertina non parla, a mio avviso dentro c'è poca roba. La copertina è stata fatta da una ragazza di Palma di Montechiale, quindi siciliana, che si chiama Giusy Domenica Contrino ed è un'artista. Quando gli chiesi di fare questo disegno, gli spiegai la trama del nostro libro. Quindi lei decise di disegnare questo. È una quercia, la quercia rappresenta la forza e noi all'interno la quercia l'abbiamo. Ci sono radici profonde, in ognuno di noi le radici sono quello che ci tengono a galla quando noi stiamo per cadere. Giusto. E poi ci sono all'interno, si vedono, c'è una sorta di candela con uno scrigno, la candela è la luce, lo scrigno sono i segreti. E poi le due ninfe. Le ninfe in questo caso simboleggiano la verità in una e nell'altra la falsità. Poi dietro abbiamo messo un cielo e una luna. La luna accompagna i viaggiatori. Ecco, e questa è la copertina. È veramente molto significativa. Andrea, vuoi dire qualcosa o... No, ha detto tutto Milena, tanto è giusto appunto così, visto che tanto appunto mi ha proposto quella volta sta cosa che a me pure, come ha detto lei, sì, che l'ho condivisa pure, è stata molto bene, quindi ha fatto un lavoro bellissimo. Sì, è E davvero quindi la ringrazio nuovamente anche questa volta. è molto bella, è molto Però Luisa, significativa. c'è da dire che entrambi abbiamo scelto una ragazza perché abbiamo voluto dare la possibilità ad un'altra persona di emergere. Magari grazie a noi domani qualcun altro chiederà di fare un Certo, disegno. Quindi certo. è una sorta di passaparola. Della cover che è molto importante, credo che sia così perché in effetti, almeno per me, ma credo anche per tanti altri lettori, come lettore, adesso sto parlando come lettore, io quando vado in libreria, quando scelgo un libro, la prima cosa che guardo è la cover, cioè mi deve colpire, deve avere qualcosa che ti prende, che ti colpisce, quindi è molto importante, è proprio insomma, la prima cosa che una persona guarda, dopo chiaramente giri il libro e leggi la quarta di copertina, però la cover è significativa secondo me, è fondamentale.
Allora, in questo romanzo avete affrontato delle tematiche veramente molto, molto importanti. Allora, c'è questo regno della luce, questo è quello dell'oscurità, delle tenebre, il bene e il male, è una sorta di terra di mezzo. Allora, io dico, questi elementi, bene e male, possono convivere tra loro? Si può essere solo buoni o solo cattivi, o c'è anche una via di mezzo? Andrea. Sì, ok, vado io. Per me bene e male, volendo sì, sarà difficile, però volendo se si trova un accordo, qualcosa, possono convivere assieme, ma purtroppo come sempre ci sono i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, e purtroppo anche qui viene fuori una specie di guerra tra buoni e cattivi, dove chi la spunta, non posso dirlo ovviamente per non svelare nulla di che con il libro, però opportunamente, diciamo, se tra di loro si riescono a trovare degli accordi, delle cose fatte bene, si può. In questo caso, però, ci sarà qualcosa che renderà impossibile la vita dei protagonisti. Perché, diciamo, il regno della luce è un mondo a sé, quello dell'oscurità è un altro a sé, sono governati da due fratelli, purtroppo diciamo in conflitto tra loro, e però cosa succederà si scoprirà solo leggendolo. No, beh, certo, questo è chiaro. Sì, sì, dopo sì, c'è questa specie di terra di mezzo che fa congiunzione tra passato e futuro, perché l'abbiamo scritto, diciamo, solo il capitolo di mezzo l'abbiamo scritto assieme, però altre cose ognuno ha sviluppato la sua parte. Milena ha fatto più la parte del passato e io ho fatto più quella del futuro. Immagino, certo, perché... Milena, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io aggiungo che nell'uomo esistono tutte e due, male e bene, e si mostra una parte o l'altra, dipende dalle persone che ti hanno davanti. Era la domanda che volevo fare dopo, quindi mi hai praticamente portato via la domanda. Diciamo c'è anche sì una storia romantica, una che praticamente un protagonista fa parte del regno della luce e una protagonista invece fa parte del regno dell'oscurità, si ritrovano tra di loro, nasce questa sì storia d'amore tra di loro che però purtroppo, come abbiamo detto, è malvista, però loro essendo appunto due anime ribelli se ne fregheranno di tutto e cercheranno di farsi valere. No, però quello che dice Milena era proprio la domanda che volevo fare io, adesso al di là del romanzo, cioè esiste appunto in un essere umano può convivere il bene e il male, quindi in ognuno di noi c'è un po' di bene e un po' di male, cioè è possibile questa convivenza? Era questa la domanda, ma tu praticamente... Dipende dalle persone che abbiamo di fronte a tirare il meglio di noi o il peggio di noi, e devo dire che a me è capitato. Per alcune persone posso essere la persona più brava del mondo, ma per altri no. Sì, questo è vero. La via di mezzo che alberga anche nell'uomo, che è la coscienza. Perché Sì. a volte tu puoi fare involontariamente del male, però poi ci rifletti e ridimensioni tutto e lì nasce il perdono. Quasi sempre, non sempre. Quasi sempre. Allora, nel libro parlate anche della morte. Allora, la morte viene vista come una fase della vita. Che cos'è per voi la morte? Allora. Al di là del romanzo, cioè, se ne parla nel romanzo, però che cos'è la morte? È davvero una fase della vita? Allora, guarda, questa domanda è un argomento che a me viene difficile parlarne, perché un conto è scrivere, un conto è parlare. Io negli ultimi anni ho perso tante di quelle persone e le ho viste spegnersi, quindi in realtà so che cos'è la morte, soprattutto quando anch'io l'ho toccata con mano. Quando qualcuno ti dice, sai, però tu stai entrando, ma ci vuole solo un miracolo per salvarti, e allora lì capisci il vero senso della vita e qual è il senso della morte. Sì, concordo. Quindi io scrivo, quando parlo della morte, scrivo la mia esperienza. Ok. Per me invece sarebbe in un certo senso come la negazione stessa della vita, l'esatto contrario di tutto quello che rappresenta la vita stessa, perché da tutto non si è più nulla e questo comporta proprio la perdita totale di tutto quello che uno ama, tutto quello che ha vissuto in vita. Per me è questa cosa qua.
Però, Ok. sai, Luisa, quando tu tocchi un punto così cruciale e la morte ti risparmia, in un certo senso tu sei morta e quindi a quel punto hai la seconda possibilità di rinascita. Quindi spetta a te decidere come vivere il resto. Questo è vero perché l'ho provato anch'io sulla mia pelle. Allora, i protagonisti. Qui ci sono i protagonisti del passato e i protagonisti del presente. Allora, cominciamo con Lilith, non so se si pronuncia così, e Andreis. Allora, come sono nati questi protagonisti? Come li avete scelti? Io parlo di Lilith. Lilith è la seconda moglie anzi, la prima moglie di Adamo, la seconda Eva. Lilith è la donna che rappresenta la forza. Anche se si ha un aspetto esile, perché Lilith era una persona esile con dei lunghi capelli, in realtà teneva dentro una grande forza e quindi ho mantenuto la tradizione dei figli di Lilith, quindi le donne con carattere. Andreis, lo lascio ad Andrea. No, mi è venuto così per puro caso, quando decidevamo i nomi proprio, abbinando un po' col nome mio, con la fantasia così, mi è venuto in mente un nome del passato, mi è venuto in mente Andreis, così per puro caso. Ma c'è qualcosa di Senza fare come, autobiografico? diciamo, anziché come ha detto Milena, Lilith, che era la prima moglie di Adamo proprio, senza fare Adamo e Eva, che era sta cosa qui, Lilith e Adamo, che non ci avrebbe avuto senso, per fare una cosa un po' differente. Anche perché io poi come abitudine ho sempre l'abitudine di mettermi in mezzo tra i protagonisti nei libri che scrivo. Infatti in quella parte presente ho messo dentro proprio il nome e cognome mio, ma anche quello di Milena, ci siamo anche noi. Lo so. Io lo so, ma chi non ha ancora letto il libro ancora non lo sa. No, volevo sapere se c'è anche qualcosa di autobiografico in questi due personaggi del passato. Beh, in Lilith, come ti ho detto, io ho un carattere molto forte, nulla mi spaventa e anche se ho tanta paura, a volte riesco a vincerla. Quindi Lilith un po' mi somiglia caratterialmente. Che assomiglia. Nel caso invece di Andres, sì, lui è molto curioso, come me che gli piace curiosare, scoprire quello che c'è, infatti è una persona, lui, molto curiosa, tant'è che appunto c'è questo portale dove lui si ritrova ad attraversare che finisce in quest'altra dimensione. Mm. Quindi la curiosità purtroppo non sempre è un bene, essere troppo curiosi. Non sempre è un bene. Però a volte la curiosità, sì, certo, ti può Eh sì, a portare... volte ci fa fare cose sconsiderate e quello che capita poi Sì, diventa questo protagonista, con però è tutte le conseguenze che importante. poi ne comportano. La curiosità è anche, secondo me, è anche intelligenza, no? Di La voler curiosità è sapere, di voler io, conoscere. Luisa, penso che la curiosità è anche meraviglia. Anche, Andreas, in questo caso, oltre a tutto quello che ha detto il vero Andrea, è una persona che cresce durante il percorso del romanzo, quindi sì. alla fine avrà un carattere anch'esso forte, perché per attraversare l'inferno Mm. ci vuole coraggio. Certo, deve farsi le ossa. Allora, poi ci sono i protagonisti del presente. I protagonisti del presente siete voi, Andrea e Milena. Come mai questa scelta? Ma come vi è venuta in mente una cosa del genere? Io veramente quando l'ho letto sono rimasta davvero stupita, basita, devo dire, perché ho detto, ma come mai c'è una cosa del genere? Come siete arrivati a una scelta del genere? Questa è un'idea che è nata da Andrea, dicendo tiriamoci dentro il libro. Forse Andrea un giorno abbiamo avuto insieme a un'altra autrice un discorso un po' strano, no? Dicendo che io amo molto anche quello che non si vede, mi piace studiare ciò che magari con il raziocinio tu non puoi. E quindi in quel libro abbiamo deciso di mettere anche questo aspetto. Ecco perché noi siamo all'interno del libro. Ho capito. Allora, un'altra domanda che la prima cosa veramente che mi sono chiesta quando ho letto questo libro è
come si fa a scrivere un libro a 4 mani? Cioè, quali difficoltà avete incontrato a mettere insieme 2 stili di scrittura diverse? Credo che non sia molto semplice e a dire il vero, almeno io personalmente, non ho notato molto la differenza, cioè non sono riuscita a capire chi ha scritto una parte e chi ha scritto l'altra, cioè la differenza di stile io non l'ho notata, quindi come siete arrivati a questo? Al principio abbiamo scritto, come ha detto Andrea, ognuno alla propria parte e poi è venuto il mondo di mezzo e l'abbiamo scritto insieme. Quando il libro era stato concluso, abbiamo fatto una serie di videochiamate e diciamo che ci siamo letti tutto il libro insieme e abbiamo cercato di colmare le mancanze utilizzando entrambi i nostri stili. Io ho un linguaggio leggermente più classico, Andrea ha un linguaggio più moderno, quindi abbiamo dovuto trovare una via di mezzo e trovare un linguaggio che si adattasse ad entrambi le parti e così è stato. Certo, ci sono state tante videochiamate, Andrea vienimi in soccorso, di anche qualcosa tu, perché insomma... Sì, infatti, poi dopo, sì, come stava dicendo anche Milena, sì, dopo, a parte quello di mezzo proprio, dopo sì, qualcosa del passato e qualcosa del futuro, dopo sì, abbiamo anche un po' interagito noi, ci siamo aiutati, consultati, dove uno non arrivava, sì, ci siamo detti magari meglio così, meglio mettere in quest'altro modo, e quindi abbiamo fuso, diciamo, questi due generi tra di noi diversi e modi di scrivere, per crearne uno unico che appunto, come hai detto tu Luisa, non si capisce che ha scritto una cosa e che ha scritto l'altra. Infatti Sembra ci siete che lo riusciti diciamo molto bene, adesso. perché io veramente anche volendo, con tutta la buona volontà, cioè pur sapendo che era stato scritto a 4 mani, quindi cioè, non si capisce proprio la differenza di stile, perché normalmente, insomma, un libro scritto a 4 mani si sente un attimino la differenza, invece nel vostro romanzo proprio siete No, riusciti a coordinarlo in modo veramente eccellente, complimenti, perché non è da tutti. poi forse anche leggendoci a vicenda, che più o meno ho capito qual è il genere uno e qual è il genere l'altro, anche mettendo anche insieme le cose, più o meno è stato, tra virgolette, diciamo abbastanza facile, perlomeno parlo per me, perché tanto leggendo tantissimi autori e autrici emergenti, vedendo anche come quello che scrivono, quando faccio qualche proposta, ogni tanto mi capita, sì, dice ma scrivo diversamente, io dico ci proviamo, nel caso di Milano pure ci siamo detti ci proviamo e siamo riusciti. Ma in realtà Andrea ha detto una cosa importante. Noi due in pratica prima abbiamo letto i nostri di romanzi, io ho letto i suoi, lui ha letto i miei e abbiamo cercato di capire Ah, il modo di scrittura. Dopodiché abbiamo accordato tutto l'altro. Una cosa molto intelligente che abbiamo fatto è di non aver avuto fretta nel pubblicarlo. Noi abbiamo scritto il libro, l'abbiamo corretto la prima volta, lo abbiamo messo da parte, abbiamo fatto intercorrere un po' di tempo, lo abbiamo ripreso e l'abbiamo riletto. Dopodiché lo abbiamo dato a 2 persone differenti per farlo leggere e farci dare l'ok al fatto che appunto i 2 stili si erano amalgamati. erano amalgamati. Non è semplice È scrivere un un libro. lavoro abbastanza importante, insomma, direi molto impegnativo è stato la stesura di questo romanzo, quindi. Soprattutto quando uno abita al nord e l'altro abita al sud. Infatti, vabbè, adesso con la Con la tecnologia. tecnologia ci si aiuta, Sì, fortuna che infatti. abbiamo queste cose. Facciamo le vecchie chiamate come una volta al telefono a voce, invece ci troviamo in video proprio per parlarne, per capire alcune cose, inquadrarci le cose che non andavano secondo uno o secondo l'altro tanto bene. Quindi, come ha detto Milena, sì, a suon di chiamate, videochiamate, ci siamo sentiti tantissimo in un anno circa, un anno e mezzo che abbiamo impiegato. Tanto tutte le cose ci vuole la calma, poi piano piano si arriva da tutte le parti. E poi Luisa, io consiglio a chi volesse scrivere un libro a 4 mani che nessuno dei 2 autori deve sopraffare l'altro, altrimenti non si può scrivere un libro, si deve No, essere sullo infatti. stesso piano.
Sì, comunque non è una cosa facile, non No, penso per che nulla. sia una cosa molto fattibile da tutti, insomma. Io ad esempio non ce la farei mai, non riuscirei mai a scrivere. Cioè, avevo scritto, a dire la verità, un racconto quando facevo ancora i corsi di scrittura creativa, avevamo scritto un racconto a 4 mani, ma io ho avuto veramente delle difficoltà incredibili, infatti ci sono stati dei grossi problemi perché non riuscivo ad amalgamarmi con lo stile dell'altra persona, cioè proprio è stato per me molto, e credo che io non ce la farei mai, quindi per questo dico, vi faccio i complimenti perché è uscito un romanzo dove assolutamente non si capisce la differenza di stile. Esatto. Allora, volevo farvi una domanda alla quale non so se potete rispondere perché non voglio chiaramente farvi spoilerare nulla del romanzo, ma a me ha colpito molto questa terra di mezzo di cui voi parlate nel romanzo. Se ne può parlare, che cos'è questa terra di mezzo anche al di là del romanzo nella vita? Esiste una terra di mezzo nella vita? Ne abbiamo parlato poc'anzi, è il perdono la terra di mezzo. Se tu perdoni puoi salvare qualcosa, se tu non riesci a perdonare il mondo finisce. Bellissimo. Molto, molto interessante, davvero, perché questa cosa mi ha colpito molto. Allora, siamo ormai quasi alla fine. Volevo chiedervi come mai la scelta di pubblicare in self e non con una casa editrice. Andrea, perché l'abbiamo pubblicato in self? Abbiamo voluto fare in self, diciamo, perché con le case editrici purtroppo, sapendo che hanno tempi alcune abbastanza lunghi, allora ci siamo detti perché allora non lo facciamo in self? Era quasi sotto le feste di Natale e ci siamo detti pubblichiamolo proprio, chi lo vuole lo può leggere anche come Natale, così lo tiriamo fuori anche nel periodo natalizio e devo dire che è andata abbastanza bene. È stato un regalo in realtà che ci siamo voluti fare, Luisa. Abbiamo provato e ci siamo riusciti. Poi naturalmente se qualche casa editrice è interessato alla pubblicazione, noi siamo sempre aperti. Certo. Esatto, tanto ci sono tanti libri in self che poi dopo diventano con casa editrice, quindi Sì. se qualche casa Era una editrice domanda lo vogliamo così affidare più perché avanti, vedremo strada facendo. certo, certo. Allora, qual è Anche il più tardi, anche messaggio? per non avere vincoli, per essere un po' indipendenti, per fare come vogliamo noi. Sì, infatti, è molto meglio sotto certi punti di vista. Allora, il messaggio che volete lasciare al lettore è il target di riferimento, se esiste. Io credo che questo libro sia adatto a una lettura dai 14-15 anni in su, non prima, perché anche per le tematiche che si vanno affrontando, insomma, non credo siano adatti ai fanciulli, ecco. Io credo che nell'età adolescenziale, quando si iniziano a capire delle determinate cause, allora si può leggere. Certo, sono d'accordo. Andrea, se non hai nulla da aggiungere? Niente da dire, tanto quello che ha detto Milena l'avevo detto io la stessa cosa, quindi appoggio quello che ha detto lei. Perché Luisa, un lettore dovrebbe... Scusa. volevo solo aggiungere, all'interno del libro vedrete che ci sono delle parole quasi inesistenti. C'è il trucco in quelle parole, quindi dovranno scoprire dove sta il trucco e che cosa significano. Non sono parole buttate al vento o inventate tanto per, ma se si trova la chiave giusta hanno un significato. Poi diciamo ci sono anche delle immagini, ne facciamo vedere tipo Sì, una ci che è sono anche questa. delle immagini molto belle, tra l'altro, veramente molto belle. Questa è un'altra, aspetta che lo giro. Ne abbiamo messe parecchie, qui ce ne Parecchie, sono sì. addirittura 2. Sì, sono molto belle le immagini e direi che è molto piacevole leggere il libro e poi trovare queste immagini. Molto, almeno per me, è stato veramente molto piacevole. Perché un lettore dovrebbe leggere il vostro libro? Andrea, perché i lettori devono leggere il nostro libro? Dovrebbe leggere il suo libro perché è una storia, se volete una storia che vi può appassionare, che è avvincente proprio, romantica al tempo stesso, ma anche con tanti colpi di scena, questo è un libro che fa al caso vostro.
e soprattutto a scoprire cos'è che unisce appunto passato e futuro con questa terra di mezzo, cos'è che c'è proprio nella terra di mezzo. Esatto, è proprio quello. Sapendo che i protagonisti partono dal passato, poi ci siamo anche io e Milena, cosa c'entriamo con tutto questo filo conduttore? Lo si scoprirà solo leggendolo. È intrigante, io consiglio di leggerlo perché decisamente è intrigante. Allora, l'ultima cosa, il libro bisogna leggerlo perché è un viaggio che si può fare anche interiormente. Sì, come sempre del resto, quando si scrive almeno io penso che quando si scrive un libro è un viaggio sia per chi lo scrive sia che per chi lo legge, questo credo che valga un po' per tutti i libri, insomma. Ultima domanda, dove possiamo trovare questo libro, in quali formati? Vai Andrea. Vado io, te? Vai te. Si trova su Amazon sia in ebook che in cartaceo, oppure lo chiedete a noi, solo che adesso l'abbiamo quasi finito, dobbiamo riordinare le copie, quindi lo troverete tra non molto anche in cartaceo da noi, con tanto chi lo vuole di dedica personalizzata. Bellissimo. Ovviamente ognuno ha le sue copie, non è che possiamo autografarli sia io che Milena insieme. Già, quindi certo. Se lo chiedete a Milena avete l'autografo di Milena, se lo chiedete a me avete l'autografo mio. È impossibile, chiaramente, certo. Se non è che uno li ordina, poi li spedisce all'altro, poi per vedere tutto l'altro spedirli, no, diventa la spedizione dopo infinita. Decisamente complicata. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione a questa rubrica, ringrazio naturalmente Giuseppe Mosco che è sempre dietro le quinte ma che fa un grandissimo lavoro, e invito le persone, gli ascoltatori che ci stanno ascoltando a leggere questo romanzo perché è decisamente molto ben scritto, è intrigante, come dicevo prima, è veramente intrigante, quindi leggetelo perché ne vale veramente la pena. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio chi ci ha seguito e spero di rivedervi al più presto con un altro libro. Io ringrazio. Grazie a te Luisa per l'invito, grazie a Giuseppe e tutti coloro che ci hanno seguito e come sempre quelli che seguiranno la replica. Grazie. Grazie ancora, è stato un piacere. Grazie a te, ciao. Ciao.